approfondimenti per parlare di cibo e salute. Buongiorno ad Enea Burani, che è presidente del distretto bioreggiano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Al dottor Salvatore De Franco, che come sapete bene è medico e segretario dell'Associazione Medici per l'Ambiente. Buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, presidente Burani, intanto spieghiamo che cos'è il biodistretto reggiano. Il biodistretto reggiano è un'associazione culturale che abbiamo costituito circa 2 anni e mezzo fa. È un'associazione che raggruppa tra i propri soci agricoltori biologici biodinamici certificati, cittadini, amministrazioni comunali, mense scolastiche, laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli biologici e biodinamici e quant'altro. Diciamo che l'abbiamo costituita perché abbiamo ritenuto e abbiamo osservato negli ultimi anni il continuo aumentare dell'inquinamento della pianura padana, in questo caso della nostra provincia. Il biodistretto si occupa, diciamo così, è presente in tutta la provincia di Reggio Emilia e abbiamo deciso di costituire questa associazione per mettere mano al problema dell'inquinamento e per mettere mano al problema, diciamo così, di tutelare la nostra terra dove coltiviamo ma dove anche viviamo. E poi spieghiamo che percorso faremo in queste rubriche. Certo. Oggi, dottor De Franco, parliamo appunto del cibo e salute, in che modo il cibo può aiutare la nostra salute, può farci bene, sì. Quanto incide. Questo tema l'abbiamo affrontato nelle nostre relazioni del martedì. È fondamentale la visione che viene considerata un'unica salute per il benessere totale. Questo è fondamentale, quindi le relazioni che c'è tra ambiente, persona, vegetazione, quindi piante, vegetazione in generale ed animali, è fondamentale. Quindi la salute è determinata da tutti questi fattori insieme. Cosa facciamo appena nasciamo? Respiriamo. Quale aria? Respiriamo. È qui il grande problema della nostra pianura padana. Seconda cosa che facciamo, appena la mamma riesce, gli dà il latte, ma quel latte è derivato da quello che la mamma ha mangiato e da quello che la mamma è riuscita ad accumulare, e quando riesce a darsi del buon latte, però ricordiamoci che il 90% è acqua. Quale acqua? E quindi qua vediamo. E allora da queste semplici cose si capisce come nell'insieme lo sviluppo della persona, lo sviluppo di tutto quello che può essere questa entità che nel tempo si dovrà adattare a tutte queste situazioni, richiede ovviamente un'alimentazione di qualità, perché poi di fondo noi stiamo facendo altro che, avendo le informazioni scientifiche e la possibilità di educare le persone a fare delle scelte consapevoli, avere a Reggio la possibilità di poter fare queste scelte. Quindi siamo tanti, siamo 8 miliardi, tutti dobbiamo mangiare almeno, Susanna, una volta al giorno, cerchiamo di dare un pasto a tutti, chi può lo fa 3 volte al giorno, però proprio per questo, potendolo fare, il biodistretto ha questo compito di offrire una possibilità di una alimentazione di qualità locale e soprattutto essere educati a questo. Ecco, è fondamentale l'educazione, come avevamo detto, la famosa, chiudo, l'intelligenza naturalistica delle tante intelligenze artistico-musicali, così c'è quella intelligenza che ci fa star bene quando siamo in rapporto con la natura. Ci sono delle persone che sono capaci proprio di apprezzare questo. Burani, voi appunto collaborate anche con i Medici per l'Ambiente per questo percorso, perché tra i vostri obiettivi anche fare conoscenza, come diceva il dottor De Franco? Assolutamente sì, perché abbiamo costituito il biodistretto, l'ho detto prima, perché riteniamo che gli agricoltori che coltivano in modo biologico biodinamico, che producono cibo sano, buono, come lo chiamiamo noi, buono, pulito e giusto, devono fare un passo in più. Non è più sufficiente produrre cibo sano, ma è necessario assolutamente interessarsi anche della tutela dell'ambiente, della biodiversità e di conseguenza noi la chiamiamo non più agricoltura biologico-biodinamica, ma andiamo oltre, la chiamiamo agroecologia. Perciò il modello agricolo che noi proponiamo è quel modello agricolo
che tutela complessivamente l'ambiente per i motivi che diceva il dottor De Franco. Senta, Presidente, in queste rubriche che iniziano oggi proporremo proprio un percorso di che tipo, quali sono i vari temi che il bio pone, che il vostro tipo di agricoltura pone? Ciò che diceva il dottor De Franco, proprio iniziamo oggi con questa rubrica, saremo presenti tutti martedì mattina, e di questo ringraziamo Telereggio perché ci ospita in questa impresa, diciamo così, in questo percorso, e vogliamo, con il titolo Cibo e Salute, vogliamo iniziare, ad esempio, faccio solo gli esempi dei prossimi martedì. Martedì prossimo avremo il tema della carne, dell'uso della carne che noi intendiamo e come la intendiamo noi. Sarà presente un produttore che produce e alleva carne, e sarà presente un veterinario, il dottor Volanti, che spiegherà un po' il rapporto e il vero benessere animale come lo intendiamo noi. Il 18 ci sarà il dottor Angelucci, un pediatra, che parlerà dei primi 1000 giorni del bimbo, intesa sempre con il rapporto che si diceva prima, cioè la salute del bimbo in rapporto a ciò che mangia, di ciò che si nutre. Ecco. Quindi insomma molti aspetti. Dottor De Franco, intanto le persone che si possono domandare, forse si stanno domandando come si fa a individuare un prodotto bio. Beh, questo sicuramente è più esperto. Ci sono dei simboli e sono dei certo, loghi. Rendono riconoscibile il percorso che c'è dietro a un alimento che viene caratterizzato. E ci sono gli enti poi certificatori, e soprattutto ricordiamoci che la nostra famosa Europa sta elaborando proprio questo, e elabora questi percorsi che portano a dei prodotti certificati attraverso la ricerca. Ad esempio c'è una grande disputa sull'uso del rame e dei solfiti nella produzione del vino, lì dove ovviamente alcuni vorrebbero usare anche altri antiparassitari, così poi arriviamo ai famosi PFAS, che sono inquinanti, perché sapete che il vino... C'è una discussione, però anche è vero che ci sono dei loghi a livello europeo che rendono riconoscibile, certificano e rendono riconoscibile. Li abbiamo visti anche. E abbiamo l'Associazione Italiana proprio per il biologico e soprattutto per la ricerca in biologia, in cibo biologico, perché questo è fondamentale. Io vorrei dirvi questo, che la medicina, la capacità di analizzare le sostanze attive sono quelle codificate, ma bisogna cercarne delle altre, perché l'industria chimica è così tanto potente che produce sempre più nuove sostanze che noi, andate a cercare le tradizionali, non le riusciamo a trovare. Questo succede in altro ambito, ad esempio quello psicologico, quello delle tossicologie varie. Ecco, mentre per quanto riguarda questo tipo di alimenti è certificabile che sono stati dosati alcuni tossici, possibili presenze tossiche, quindi sono escluse queste presenze. E questo è fondamentale, perché se ci sono dei residui, ecco, questi residui ovviamente vanno a inficiare il fatto di non poter avere il riconoscimento. Burani, ecco appunto, ci sono una serie di leggi che sono nazionali, europee, regionali, che anche disciplinano il vostro modo di fare agricoltura. Assolutamente sì, abbiamo due passaggi. Il passaggio della certificazione del biologico e del biodinamico, come ha detto Salvatore, passiamo attraverso la certificazione di enti accreditati dal Ministero dell'Agricoltura che certificano il biologico, e abbiamo la certificazione, noi che facciamo anche agricoltura biodinamica, abbiamo la certificazione di un marchio a livello mondiale unico che è la Demeter, che certifica i prodotti biodinamici. Oltre questo, noi come biodistretto non ce lo siamo inventati solo a Reggio, perché il problema che dicevo prima esiste in tutta Italia, in tutta Europa e direi in tutto il mondo. I biodistretti sono normati da una legge nazionale che è nata circa 3 anni fa, una legge quadro, e poi è uscita una legge regionale circa 2 anni fa che normano, diciamo, il funzionamento dei biodistretti e di conseguenza, diciamo, normano, sostengono e finanziano. E in base a quello noi abbiamo partecipato a 2 bandi, sia sulla legge nazionale che sulla legge regionale, che ci darà un po' di fondi per portare avanti proprio il funzionamento di questi biodistretti.
naturalmente il biodistretto segue appunto delle regole, le aziende ne fanno parte, seguono le regole che citava anche il dottor De Franco prima. Le aziende, quindi alcuni prodotti vengono usati, altri no? Assolutamente, cioè tutte le aziende biologiche socie del biodistretto sono certificate bio e biodinamiche. E di conseguenza queste aziende producono secondo la certificazione, però, come dicevo prima, fanno parte del biodistretto anche i semplici cittadini e amministrazioni comunali, perché noi vogliamo estendere l'alleanza, perché qui si tratta di allearci tutti quanti insieme per porre diciamo così, per essere efficaci contro il cambiamento climatico o comunque per mitigarlo. Ma mi scusi Presidente, un singolo cittadino in che modo può rientrare nel biodistretto? Un singolo cittadino si fa socio del biodistretto. Il biodistretto cosa può fare? Creerà, promuove eventi, promuove diciamo così, fiere, festival, che tutti quanti diciamo incentrati sul trattare il tema della biodiversità, trattare il tema della tutela dell'ambiente. Riteniamo che nessuno può sentirsi escluso e deve essere consapevole che tutti quanti insieme mettiamo mano al tema del cambiamento climatico, dell'ambiente, o altrimenti non si riesce. Dottor De Franco, quindi questo insomma è un po' quello che diciamo spesso con lei al martedì quando facciamo la rubrica sull'ambiente, cioè un coinvolgimento poi di tutti, e questo poi il biodistretto. Questo è fondamentale, che sia appunto certificato di qualità e soprattutto reperibile. E volevo, visto che andiamo a chiudere, natura cosa vuol dire? Natura vuol dire natus horus, nascere per il futuro. Quindi la natura, il rapporto con ciò che la natura ci può dare di meglio, nasce dal fatto di essere innanzitutto educati, di essere istruiti, come potrebbe essere, faccio sempre promozione dello Zanelli, come si può dare lo Zanelli con la sua struttura nuova, moderna, organizzata. Ma pensate che oggi si può andare a dosare in un campo che tipo di fertilizzante è stato usato, per che tempo, perché ci sono i droni. Quindi vedete che con questi sistemi moderni, e lo Zanelli ho visto che partecipa anche a un bando su questa applicazione, possiamo avere veramente la natura che possiamo leggere con i dati. E questo la natura deve essere un libro a cui noi apriamo la possibilità di dare poi informazioni per tutti, e questo è fondamentale. Se noi non capiamo che si sta bene, mangiando bene, ma soprattutto entrando in rapporto con la natura, ecco, perdiamo una grande occasione. Allora poi nascono i problemi, ma nascono le malattie, nascono le devianze anche comportamentali. Stare a contatto con la natura fa star bene, recuperiamo questo rapporto. E mangiare bene ci fa star bene. Senta, Presidente, prima di salutarvi, lei parlava appunto di una legge nazionale sui biodistretti, quindi ce ne sono tanti, voi dialogate tra di voi? Sì, noi dialoghiamo tra di noi attualmente con tutti i biodistretti dell'Emilia Romagna, che sono attualmente costituiti, sono 6, e poi dialoghiamo e abbiamo intenzione di creare, diciamo, un coordinamento sia a livello regionale che a livello nazionale, e abbiamo anche iniziato a prendere contatti con alcuni biodistretti europei, austriaci, tedeschi e quant'altro, perché vogliamo creare veramente una rete di biodistretti in tutta Europa. E quindi insomma fate una chiamata, immagino, ai cittadini, alle istituzioni. Oltre che chiamata ai cittadini e istituzioni, ma faremo una chiamata, e l'abbiamo già iniziato a farla, anche con tutte le associazioni che si occupano di tutela dell'ambiente. Perciò, per fare esempi, Legambiente, Greenpeace, Slow Food e quant'altro. E i medici per l'ambiente già assolutamente sono già soci del biodistretto. Sono fondamentali. E speriamo, Susanna, che nelle case della comunità ci sia un angolino, qualche parte dove si possa dire: questa è la stagione di, e questa è la possibilità di. Tenete presente che questi frutti, questi prodotti, questi alimenti rappresentano la nostra comunità. Parlavate della candelora prima. Sì. Ecco, in quello noi dobbiamo recuperare questo rapporto con le tradizioni, pensando al futuro. E alla nostra salute dell'oggi. Assolutamente sì. Grazie, torneremo a parlare tutti i martedì a quest'ora di questi temi, anche per approfondire tutto ciò che fa il biodistretto. Grazie per essere stati con noi. Adesso ci sono le notizie della press.